Benvenuti, anime romantiche che vivete sospese tra il sogno e la realtà, bentornati nel vostro porto sicuro, l'unico angolo dell'universo digitale dove i battiti del cuore delle star turche risuonano come eco tra le due sponde del Bosforo. Siete su Gossip alla turca. Oggi, preparate i fazzoletti e aprite bene le orecchie, perché la storia che stiamo per raccontarvi non è una semplice notizia di cronaca rosa. È un'epopea. Un viaggio sentimentale che attraversa il mar Mediterraneo per riportare a casa colui che sembrava aver scelto l'Occidente. Parliamo di Can Yaman e di quel filo rosso invisibile, ma indistruttibile, che lo lega ancora a Demet Özdemir. Se pensavate che il libro del loro amore fosse stato chiuso e riposto nello scaffale dei ricordi, preparatevi a ricredervi. Ma prima di immergerci in questo vortice di emozioni, indizi e profumo di gigli bianchi, vi chiedo un gesto di appartenenza fondamentale: iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un sussurro di questa leggenda e, se volete sostenere concretamente il nostro lavoro di narrazione e accedere a contenuti riservati che nessun altro vi darà, cliccate con forza sul tasto Abbonati. Il vostro supporto è la nostra bussola. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce che si unisce al coro. Siete pronti a scoprire perché Can è tornato? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, tutto ha avuto inizio lontano dalle cupole dorate di Istanbul, sotto le luci brillanti di uno studio televisivo italiano. Sembrava un'intervista come tante altre, una di quelle chiacchierate promozionali in cui le star sorridono, parlano dei loro successi e mantengono quella distanza di sicurezza dalla loro vita privata. Can Yaman, con la sua solita sicurezza, il carisma che lo ha reso un'icona globale e quell'eleganza innata, stava parlando dei suoi trionfi in terra straniera. Eppure, in mezzo alle parole di circostanza, qualcosa si è incrinato. Una frase, apparentemente innocente, è scivolata via dalle sue labbra come una confessione involontaria: mi mancano alcune cose di Istanbul. Ci sono luoghi, e persone, che vivono sempre dentro di te. Il conduttore, cogliendo al volo l'ombra di malinconia passata negli occhi dell'attore, non ha esitato a scoccare la freccia della verità: Demet Özdemir. In quel momento, il tempo si è fermato. Can non ha negato, non ha riso, non ha cambiato argomento. Ha sorriso, un sorriso dolce amaro, ha abbassato lo sguardo verso le sue mani come se cercasse lì le risposte, e ha mormorato: alcune cose non si dimenticano facilmente. Quella frase è stata la scintilla che ha incendiato la polveriera dei social media. I fan, che non hanno mai smesso di sperare nel miracolo, hanno iniziato a speculare con un'intensità febbrile. Ma nessuno, nemmeno il più ottimista dei sognatori, poteva prevedere ciò che sarebbe accaduto solo pochi giorni dopo. Can Yaman è stato avvistato all'aeroporto di Roma Fiumicino, non diretto verso un set cinematografico internazionale, ma con un biglietto sola andata per Istanbul stretto tra le mani. Le telecamere dei paparazzi, appostate come falchi, hanno catturato l'istante preciso del suo imbarco, vestito in modo discreto, quasi a voler passare inosservato, senza rilasciare dichiarazioni, ma con un'espressione sul volto che mescolava una nostalgia struggente a una determinazione ferrea. Una fonte vicina all'attore ha confidato a un media italiano un dettaglio che cambia tutto: Can ha preso questa decisione per qualcosa di estremamente personale. Ha chiuso alcuni capitoli qui e sente che ci sono questioni in sospeso nella sua terra che deve risolvere. E sì, Demet ha molto a che fare con tutto questo. Istanbul, la città dei sette colli, ha accolto la notizia come il ritorno del figliol prodigo. La voce si è sparsa rapida come il vento che soffia dal Mar Nero. Quando Demet Özdemir è stata intercettata dai fotografi all'uscita di un servizio fotografico, la sua reazione è stata un capolavoro di autocontrollo precario. Con un sorriso tirato, che faticava a nascondere un tumulto interiore, ha risposto: ognuno è libero di tornare quando ne ha bisogno. Istanbul è sempre qui. Ma i dettagli, cari spettatori, sono il sale di questa storia. Secondo diverse fonti accreditate vicine all'attrice, Demet è apparsa diversa negli ultimi giorni. Più silenziosa del solito, pensierosa, con lo sguardo perso nel vuoto. Ha persino cancellato 2 importanti riunioni di lavoro questa settimana,
un comportamento insolito per una professionista staccanovista come lei. Coincidenza? Noi di Gossip alla turca non crediamo alle coincidenze. L'evento più scioccante, quello che ha fatto tremare le fondamenta del gossip turco, è accaduto solo poche ore fa. Can Yaman è stato visto nel quartiere dove risiede Dimet. Non era di passaggio. L'attore ha fermato la sua auto, è sceso e si è diretto verso una boutique di fiori. Lì, non ha scelto rose rosse, simbolo di passione sfacciata, ma un bouquet di gigli bianchi, fiori che simboleggiano purezza, rinascita, un nuovo inizio. Con quei fiori tra le mani, si è diretto verso un edificio residenziale ben noto. Lo abbiamo visto entrare e non è uscito per ore, ha dichiarato un vicino che ha preferito rimanere nell'anonimato, temendo forse di rompere l'incantesimo. Era l'appartamento di Dimet? Nessuno lo conferma ufficialmente, ma gli indizi sono troppi per essere ignorati. Il giorno successivo, la conferma silenziosa è arrivata dal mondo digitale. Dimet ha postato una storia su Instagram, un'immagine senza parole, senza musica, solo pura estetica emotiva, una tazza di caffè fumante, un libro aperto e, appoggiato sul tavolo, quello stesso bouquet di gigli bianchi. In pochi minuti, i suoi follower hanno inondato i commenti con un'onda di amore e speranza. Lo sapevamo, la riunione di Can e Dimet è imminente, l'amore vero non muore mai, fa solo dei giri immensi e poi ritorna. Né Can né Dimet hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la tensione elettrica tra loro è palpabile, densa, quasi solida. A un recente evento di beneficenza, un giornalista audace ha chiesto direttamente a Can: "Sei tornato per lei?" L'attore, con quella sua calma serafica che nasconde un oceano di sentimenti, ha risposto: "A volte, ci sono storie che meritano un nuovo capitolo." E mentre il pubblico cerca di decifrare ogni gesto, ogni post e ogni passo di questi due attori, la storia continua a dipanarsi sotto i nostri occhi come un vero romanzo d'amore, scritto non da uno sceneggiatore, ma dal destino. I media turchi sono impazziti, programmi di intrattenimento, blog e persino i telegiornali hanno dedicato segmenti speciali all'inaspettato ritorno di Can Yaman a Istanbul. È davvero per lavoro, o c'è una ragione più profonda, radicata nel cuore? È l'amore che lo ha riportato indietro? Un noto giornalista di spettacolo in Turchia ha asserito durante una diretta: "Can non è tornato per caso. È stato distante per mesi, concentrato sulla sua carriera internazionale, ma ora tutto indica che il suo cuore è ancora legato a una storia che non è riuscito a chiudere. E quella storia porta il nome di Dimet." Nel frattempo, il cerchio intimo di Dimet ha iniziato a stringersi attorno a lei come una barriera protettiva. Un'amica stretta, intervistata dalla stampa, ha confessato un retroscena che ci ha fatto venire la pelle d'oca: Dimet non se lo aspettava. Ma quando ha saputo che lui era a Istanbul, è rimasta in silenzio per alcuni secondi, poi ha sospirato profondamente e ha detto: "Cosa faccio con tutto questo adesso?" Una frase breve, ma carica di un peso emotivo devastante. È la paura di soffrire ancora? O la vertigine di chi si trova di fronte a una seconda possibilità che credeva impossibile? I fan, ovviamente, sono divisi. Alcuni predicano cautela, temendo che i loro cuori possano essere spezzati di nuovo. Non esaltatevi troppo in fretta, potrebbe essere solo una coincidenza lavorativa. Altri, invece, sono certi che qualcosa di grandioso stia per accadere. Quella storia non è finita bene perché non aveva una fine. Questo è solo l'inizio di una seconda opportunità. Sui social media, gli hashtag legati a entrambi gli artisti sono in tendenza da giorni, un coro virtuale che chiede a gran voce il lieto fine. La verità è che gli indizi continuano a moltiplicarsi. 2 notti dopo il misterioso incontro nell'edificio, Can e Dimet sono stati visti, sebbene non insieme all'ingresso, nello stesso ristorante esclusivo nel quartiere di Nianta. Lui è arrivato per primo, accompagnato dal suo manager. Lei è arrivata un'ora dopo con un'amica. Non ci sono foto di loro seduti allo stesso tavolo, ma diversi testimoni hanno giurato che, a un certo punto della serata, Can si è alzato e si è diretto verso la parte posteriore del locale, in una sala privata, proprio dove Dimet si era recata pochi minuti prima. Un incontro segreto,
lontano dagli occhi indiscreti e dai flash dei telefoni? Quella stessa notte, Dimet ha postato un'altra storia sui suoi social. Una frase scritta a mano su un taccuino che recitava: alcune porte si chiudono da sole, altre aspettano che tu bussi di nuovo. La frase, sebbene ambigua, è stata interpretata da molti come un'allusione chiarissima a Khan, ancor di più perché, il giorno dopo, lui ha condiviso un'immagine in bianco e nero sul suo account, senza didascalia, ma con una canzone in sottofondo che vale più di 1000 parole, Volver, ritornare, del cantante turco Teoman. Un dettaglio significativo, che aggiunge concretezza a questa favola, è che, secondo voci di corridoio, Khan avrebbe temporaneamente sospeso le negoziazioni per la sua prossima serie in Italia. Vuole tempo, sta valutando tutto da una prospettiva diversa, ha dichiarato una fonte del canale italiano dove il progetto dovrebbe andare in onda. Questo ha rafforzato ulteriormente la teoria che la sua priorità al momento non sia il lavoro, ma la sfera emotiva. Dall'altra parte, alcuni media sostengono che Dimet abbia chiesto al suo team una discrezione assoluta, quasi maniacale. Ha evitato interviste, cancellato la sua apparizione a un evento di moda e ha persino smesso di interagire con certi brand. I suoi follower, sempre attenti, hanno notato che ha cancellato dal suo profilo una recente campagna con un'azienda italiana, cosa che alcuni hanno interpretato come un modo per distanziarsi dall'era che Khan rappresentava lì, o forse per fare spazio a lui nella sua realtà turca. La speculazione continua. Sulle strade di Istanbul, i fotografi sono in stato di massima allerta. A ogni apparizione pubblica di Khan o Dimet, le domande si ripetono ossessive: siete tornati insieme? Ci state riprovando? Una riconciliazione è all'orizzonte? Nessuno dei due conferma, ma nessuno dei due smentisce. E in questo gioco di silenzi, gli sguardi parlano più forte delle parole. In una recentissima apparizione pubblica, durante l'inaugurazione di una mostra di beneficenza, Khan è stato nuovamente avvicinato. Un reporter gli ha chiesto: i tuoi fan vogliono sapere se c'è speranza. Sorridendo, con quella luce negli occhi che avevamo perso, ha risposto: la speranza è l'ultima a morire. A volte, si torna non per ripetere il passato, ma per riscriverlo. Con questa dichiarazione, ha lasciato tutti senza fiato. Perché, al di là delle speculazioni, una cosa è chiara: Khan Yaman non è a Istanbul per caso. E il cuore di Dimet, sebbene ferito nel passato, potrebbe essere pronto ad ascoltare. Cari amici, voglio chiedervi, cosa ne pensate di questo ritorno inaspettato? Credete che sia possibile riscrivere una storia d'amore così intensa senza riaprire vecchie ferite? E soprattutto, siete pronti a vedere Khan e Dimet di nuovo insieme, mano nella mano, per le strade di Istanbul? Scrivetemi le vostre teorie nei commenti, voglio leggere ogni vostro pensiero. Siamo giunti alla fine di questo racconto che ci ha fatto sognare ad occhi aperti. La storia tra Khan e Dimet ci insegna che, a volte, la vita fa dei giri immensi solo per riportarci dove siamo sempre stati destinati ad essere. Noi di Gossip alla Turca continueremo a monitorare ogni giglio bianco, ogni canzone e ogni sguardo per voi. Se questo video vi ha emozionato, lasciate un like e condividetelo con chi crede nell'amore eterno. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di supportarci con il tasto abbonati, perché è grazie a voi che possiamo continuare a raccontare queste favole moderne. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video, dove la magia turca non finisce mai. A presto!